Indie Cinema è la piattaforma dedicata al cinema indipendente underground, quindi puoi trovare tutti quei film che assolutamente non troverai mai nelle piattaforme commerciali e scoprire che cos'è il cinema indipendente, quello vero, non quello degli americani che fanno i film con 20 milioni di dollari o il Sundance Film Festival che proietta i film indipendenti che costano più di 10 film mainstream europei. Il pianeta azzurro, rivisto al cinema in occasione della festa del cinema di Roma, viene consegnato un premio del WWF a Franco Piavoli, accompagnato dal suo amico e socio in affari per questo film, Il pianeta azzurro, perché la storia la conosciamo. Franco Piavoli ha girato questo film in solitudine con una cinepresa sicuramente munita di obiettivi eccezionali. Vediamo in questo film delle immagini veramente sconvolgenti, dei macro primi piani sugli insetti veramente incredibili, una fotografia che è inarrivabile anche dal più grande direttore della fotografia del cinema industriale premiato con gli Oscar, perché qui il direttore della fotografia è Dio in persona. Ma il problema non è che per Piavoli ci sia Dio che firma la fotografia e per gli altri no, il problema è che Piavoli sa come prendere quello che Dio gli regala, la luce che il divino fa entrare nella sua macchina da presa, sa come inquadrarla, sa come gestirla, sa come andarla a cercare e ci riesce in una maniera veramente incredibile. Questo probabilmente è uno di quei film che rimarrà nel tempo, che è un po' anche il tema di tutta la filmografia di Piavoli, il tempo. Infatti un film, forse il suo più bello, si chiama, per me il suo più bello, Voci nel tempo. È un film che tra 2 secoli potrà essere visto con la stessa riverenza e attenzione che questo film impone oggi allo spettatore, perché è un film di arte sacra, un po' come l'arte orientale, tutta dedicata al divino, quasi sempre anonima. Qui va bene, c'è la firma, siamo in Occidente, però è un vero e proprio lavoro di arte sacra, una celebrazione della natura, del creato, del divino, del pianeta, il pianeta azzurro. E la storia, dicevo, è quella di un regista che in solitudine, con l'aiuto di sua moglie, che c'è chiaramente anche nei crediti del film, gira questo film nella campagna dove abita, nei dintorni di Brescia, credo. Il paese dove abita il regista si chiama Pozzolengo, non so dove sia stato girato esattamente il pianeta azzurro, però diciamo sono quelle zone del nord Italia. E poi lo propone a Roma a Silvano Agosti, non sapendoci come distribuire questo film, perché parliamoci chiaro, eh, non c'è niente di più lontano dal cinema industriale, un cinema industriale che, tra parentesi, vado un po' oltre quello che potrei dire in questo video, è fatto tutto di segnali del male, come vogliamo chiamarli, cioè il 90% se non di più del cinema, soprattutto quello americano, ma anche quello europeo d'autore, celebra il male, ma è questo proprio che attrae lo spettatore. Il conflitto, ok, il conflitto c'è anche qui nel pianeta azzurro, il conflitto è l'anima del dramma, è l'anima del cinema, non c'è niente da fare, ma ci sono vari modi di porre il conflitto. Lo puoi porre come qualcosa su cui riflettere, oppure come un ingrediente per insaporire il piatto, e più lo insaporisci più lo spettatore ci prova gusto e ne vuole di più.
e lo spara e ammazza poi a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, dove praticamente in ogni film, soprattutto americano, poi seguono quel modello a cascata come diciamo il ritardato che imita il padrone tutti gli altri paesi del mondo. C'è una violenza dilagante in ogni film, anche se il film parla di temi che non c'entrano nulla con i gangster, con la mafia, con la violenza, con l'horror, finisce poi in qualche modo sempre per condire il film con elementi di violenza, horror, omicidi. È proprio un trend, diciamo, immortale. Qui siamo proprio agli antipodi. Piavoli è una specie di artista guru, una specie di saggio che ci fa da tramite con Dio, con il divino, che ci porta in una dimensione sconosciuta, extraterrestre, perché noi non l'abbiamo mai notata, non l'abbiamo mai vista, è il pianeta in cui viviamo, ma lui la vede. E quindi Silvano Agosti poi si dà da fare e riesce a distribuire, a proiettare questo film con le sue capacità imprenditoriali, con il suo amore per questo film, per il cinema indipendente, riesce poi anche a dargli una visibilità importante. Mi pare che il film fu anche appunto selezionato per il Festival di Venezia. E finisce là, poi la parentesi, cioè si ripeterà per Piavoli molte altre volte nei festival importanti, ma comunque il film viene in realtà liquidato da critici come Rondi, che molti anni fa liquidava i suoi film come sì, degli esperimenti interessanti, ma niente di più, insomma. Quindi casi rarissimi questi film di questo grandissimo regista in uno scenario di decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di film fatti in questi ultimi 40-50 anni. Sì, pieno di capolavori, assolutamente non vogliamo negare che la storia del cinema è stracolma di capolavori, ma per cui il 90% sono film insomma, che vanno in una direzione totalmente contraria. Il film inizia con lo scioglimento dei ghiacci dell'inverno, inizia la primavera e ci regala subito dei dettagli sconvolgenti girati con questi obiettivi macro con cui Piavoli va a fare dei primi piani shock delle cavallette, degli insetti che navigano sull'acqua, che sembrano certe imbarcazioni dell'estremo oriente. E avete presente quegli insetti che a primavera sono tipo delle zanzare, ma hanno delle pale per camminare sull'acqua, un po' come fossero dei grandi pattini, cioè dei microscopici pattini, però per le dimensioni come sono fatti sembrano quelle grandi barche che si trovano magari nelle Filippine. Ecco, questa prima parte del film è fatta tutta così, cioè ci fa vedere nella natura, gli animali, il mondo in una maniera inconsueta e scioccante, e fa della natura un mezzo per fare un cinema astratto, un cinema dadaista, d'avanguardia. Vediamo lo scorrere dell'acqua del fiume che si scioglie come un cinema astratto, con delle ombre che diventano dei geroglifici, e l'inquadratura dura forse un minuto, e quindi in questo minuto vediamo sulla superficie dell'acqua, attraverso questo gioco delle ombre di bianchi e di neri, scorrere tutte queste immagini che sembrano proprio un pezzo di cinema astratto, dadaista, sembrano geroglifici, espressioni matematiche. E qui vengono a galla delle verità esoteriche nel film di Piavoli, cioè che la natura è fatta di numeri, che la natura è fatta di astrazioni, di simboli,
che la materia anche è apparente, ma dietro ci sono delle entità, e questa cosa è fortissima in questo film. È un discorso complesso che bisognerebbe approfondire in altra sede, ma è come se Piavoli in questo film riuscisse a smascherare il vero volto della natura. Inquadrature sono mozzafiato, e la fotografia è bellissima, è tutto a luce naturale, ovviamente a budget zero, nessuna lampada mai accesa, nessun telo riflettente mai probabilmente messo su un set. Al massimo in una delle scene finali, quando le famiglie contadine cenano nel casale, qualche luce sistemata bene qua e là, ma con un gusto veramente incredibile, da fare invidia a Storaro e a qualsiasi altro premio Oscar. Quindi il direttore della fotografia, la fotografia è firmata da Dio in persona in questo film. E poi Piavoli fa, come al solito, un discorso assoluto sul sonoro. Il suo è un cinema sinfonico, un cinema di sonoro, di rumori, di note musicali, che sono le note della natura, però sono i rumori della natura, e nessuna voce umana è percepita come una voce umana razionale, da capire cosa sta dicendo, da interpretare a livello logico, razionale. Le voci umane sono anch'esse sinfoniche, una piccola parte di questa grandissima sinfonia della natura. Piavoli gioca in maniera incredibile sul sonoro, come forse non ha fatto mai nessuno nella storia del cinema. La prima parte del film, dello scioglimento dei ghiacci, partendo da questi piccolissimi dettagli delle gocce che piano piano si staccano dai ghiacci che si stanno sciogliendo, il regista orchestra una grande sinfonia di rumori ancestrali, primitivi, quasi non interpretabili, che culmina in un flusso potente di acqua che, con questo sonoro della sala Auditorium Conciliazione di Roma, troppo alto secondo me, che ha rovinato un po' il film, diventa qualcosa di spaventoso. Cioè la visione del regista è anche la natura come elemento spaventoso, spietato, che non è possibile fermare in alcun modo. E a questo si aggiunge la scena del ragno, condita da effetti sonori lancinanti di dolore e di aggressione del ragno, che appunto imprigiona la cavalletta nella sua tela per mangiarsela, e guardato probabilmente da un parente della cavalletta, che non riusciamo a interpretare dalla sua espressione il suo dolore, ma attraverso il montaggio di Piavoli lo riusciamo a interpretare, cioè qualcuno che guarda suo parente, forse sua moglie o suo marito, che viene mangiato dal ragno. E qui ci sono degli effetti sonori spaventosi, credo ovviamente artificiali, ma inseriti in una maniera che niente, arriva direttamente all'inconscio. È difficile anche esprimere a parole, ma difatti l'arte, quando è sacra, fa questo, deve essere vista, fa delle cose che non si riescono neanche bene ad esprimere a parole. E nella seconda parte del film, poi, già dopo una ventina di minuti, arriva l'uomo, ma l'uomo è solo questo piccolo essere che partecipa a questa immensa celebrazione, a questa immensa vita che popola il pianeta azzurro. E
come gli altri esseri vive in un mondo sensoriale che non è fatto di linguaggio, non c'è una sola parola umana che riusciamo a percepire bene, tranne alcune parole pronunciate dalla televisione nel casale dei contadini, che a un certo punto del film vediamo dove loro cenano. Le uniche parole distinte che riusciamo a capire in tutto il film sono forse quelle del telegiornale o delle notizie televisive. Per il resto il linguaggio umano pronunciato in questo dialetto praticamente incomprensibile del nord Italia partecipa a questa grande sinfonia mescolato al canto degli uccelli, al rumore del vento, delle foglie, del ghiaccio, della nebbia e di tutto quello che è la creazione. E per concludere voglio dire che questo è un perfetto esempio di cinema veramente indipendente, che è riuscito però a imporsi, a farsi vedere, a farsi sentire con un budget probabilmente pari a zero. Cioè parliamo di un regista che ogni giorno probabilmente usciva con la sua cinepresa, che per l'epoca doveva essere sicuramente un'attrezzatura pesante ma assolutamente sostenibile, pesante perché con una serie di obiettivi importanti, che sono quelli che vediamo utilizzati nel film per fare delle inquadrature macro, delle inquadrature di paesaggio stupende, ma assolutamente un film al di fuori di ogni logica industriale. Ecco, questo è il tipico film che non sarebbe mai potuto essere prodotto dal sistema del cinema industriale. Non perché non ci siano incredibili documentari che ci portano a vedere delle cose meravigliose, magari 5.000 metri sotto la superficie del mare, ma perché proprio questo film è una celebrazione divina, una celebrazione sacra attraverso il cinema della vita, che non interessa affatto a nessun tipo di produttore di cinema industriale. Sì, ci sono tanti casi nella storia del cinema, pochi in verità, come ad esempio i film di Robert Bresson, che hanno un po' questa stessa sacralità, hanno un po' questa stessa visione del mondo, e che sono stati prodotti da in fondo delle major francesi. Forse il paese che ha prodotto più cinema sacro, tra virgolette, chiamiamolo così, in tutto il mondo è la Francia, soprattutto negli anni 60-70, quando c'è stata questa ondata di grande cinema che non è tornata poi più. Ma qui veramente Piavoli va ancora oltre, si spinge in un territorio che quasi nessuno ha esplorato, cioè la creazione di questo cinema sinfonico, questo cinema di visione delle creature del pianeta Terra viste proprio in un altro modo, come se a guardarle fosse un alieno che arriva sul pianeta da pochissimo tempo e incomincia a vedere tutte le sue meraviglie, tutte le sue anche cose terribili, come la scena del ragno che mangia la cavalletta, tutta la sua logica anche spietata, ma appunto vede tutto con gli occhi di qualcuno che non è mai stato su un pianeta così incredibile. È un film quindi che rappresenta una delle rare vittorie in cui il cinema, intrappolato nelle sue logiche da prodotto industriale, spara e ammazza, produci e vendi,
esce completamente dalla sua trappola e si rivela per quello che potrebbe essere forse in futuro, un cinema completamente libero, che è possibile fare se tu hai l'ispirazione, se tu hai questa visione magica che ha Piavoli in questo film e hai la capacità anche artistica, tecnica di creare il film. Quindi tutto il cinema che vedete nelle sale, nei festival, nelle piattaforme è un cinema per il 99% fatto con una logica per tenervi incollati allo schermo, con cui appunto una delle famose piattaforme di streaming, la più famosa al mondo, ne ha fatto proprio una macchina da soldi chiamata binge watching, cioè finisci un episodio, ne inizia un altro e tu stai lì incollato a rincoglionirti sempre di più. Perché? Perché la logica è quella della storia testata in migliaia, milioni di film, sempre uguale, dove c'è il conflitto, ci sono certi tipi di personaggi e quindi lo spettatore medio, diciamo, rimane lì a bocca aperta a guardare queste storie, perché sono costruite con un plot, con una trama che è fatta apposta per tenerti incollato lì. Sono trame testate e ritestate, ripeto, migliaia, milioni di volte. Qui siamo in un territorio completamente diverso, un cinema di meditazione, un cinema di scoperta, che può portare, diciamo, verso una certa illuminazione, perché vedere gli occhi, vedere il mondo con occhi così diversi ti apre appunto nuovi orizzonti. Bene, se ti piace un cinema di questo tipo, puoi iscriverti e iniziare la prova gratuita su Indie Cinema e scoprire sia i film in catalogo sia i film di Indie Cinema Film Festival, e quindi iniziare le visioni con un altro cinema, il vero cinema indipendente.